Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di luglio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Andremo a vedere insieme il vostro arcano del mese, l'energia a livello personale, poi vedremo gli ambiti amore, il lavoro e di finanze, i segni zodiacali da attenzionare particolarmente e vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus addirittura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso possiamo iniziare facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi poi come le energie proseguono. Voi avevate la carta del diavolo. Spesso quando salta fuori questa carta vuol dire che stiamo vivendo un periodo di disordine, di confusione, soprattutto legato a paura, limitazione, a esagerazione, ad emozioni che sono in eccesso. Magari ci consiglia proprio di approfittare per fare pulizia, per cercare di liberarci di ciò che ci appesantisce, di ciò che blocca e limita la nostra espressione, più che altro di tentare a provare di ascoltare la nostra istintività, di accogliere attrazione, passione, eccetera. Quindi questa era la vostra carta del mese di giugno. Passiamo adesso al vostro arcano di luglio. Vi ricordo che questa la trovate alla fine del video come schermata finale, potete fare uno screenshot, tenerla con voi, meglio se avete un vostro mazzo di tarocchi, così potete proprio estrarre la carta e lasciare che vi infonda tutta la sua energia. Ma adesso soprattutto andiamo a cogliere i suggerimenti e le caratteristiche generali del vostro mese di luglio con la carta del mago, molto interessante perché parla di inizio, di proposte, di manifestazione, di abilità e comunicazione. Probabilmente sono delle qualità, delle caratteristiche, delle cose che vi possono aiutare a gestire meglio non solo le faccende di tutti i giorni, però anche questioni molto importanti. Quelle che vi possono aiutare di più è la diplomazia, l'intraprendenza, evitare l'inganno, la manipolazione, la dispersione di energia, quindi la massima concentrazione a un vero e proprio inizio oppure dare una svolta nel senso di attivarsi ad utilizzare le proprie capacità e quindi risvegliare, cercare di riprendere un qualcosa che avete messo da parte o si era bloccato precedentemente. Quindi questo è il mago per voi e vediamo le energie a livello personale, un po' come va a riflettersi proprio quella principale del mago. All'inizio del mese avete proprio la carta del mago, quindi vuol dire che è un'energia molto forte secondo me da sfruttare in pieno. È probabile che nella prima parte del mese avrete molte più occasioni di sfruttare le vostre capacità, un po' tutto quello che già vi ho detto proprio del vostro arcano. Magari se avete intenzione di attivarvi in qualcosa, di iniziare un progetto, di valutare delle proposte, delle opportunità e delle offerte, questo è il momento giusto per iniziare qualcosa. Poi abbiamo il 2 di coppe, effettivamente questa carta indicando la conciliazione, il rafforzamento magari non solo delle nostre idee, anche di una relazione, perché indica l'unione, la cooperazione, l'attrazione, il legame, la profonda connessione. Quindi sì, è vero, può riguardare una relazione, un qualcuno nello specifico,
come l'unire i propri, sforzi, nel rispetto reciproco, e nel risolvere alcune dinamiche personali, però in realtà può anche parlare di cose pratiche, ad esempio, collaborazione, progettazione di un qualcosa, diciamo, da magari da fare insieme a qualcuno nelle questioni pratiche e lavorative. Quindi può prendere questi 2 aspetti. E poi infine troviamo il 9 di denari. Io direi che è un mese abbastanza positivo e costruttivo e i risultati li vedrete quasi immediatamente. In conclusione, infatti, del mese il 9 di denari ci parla di guadagno, di sicurezza, di crescita, di benessere, di soddisfazione. Con pazienza e prudenza vedrete arrivare i vostri risultati. Poi ci può essere anche la possibilità di migliorare, potenziare ulteriormente qualcosa, che siano le vostre capacità, che sia qualcosa che avete ottenuto e qualcosa che ovviamente porterete ancora avanti. Adesso andiamo a vedere la parte dedicata ai sentimenti. In questo ambito qui, in questa parte proprio della lettura, analizziamo amore a coppia single. Ricordo che chi non è interessato, chi vuole anche scoprire, sapere di situazioni legate all'amicizia, alla famiglia, potete ascoltare. Ovviamente dovete adattare le varie interpretazioni a quello che state vivendo. Troviamo il cavaliere di bastoni nella prima parte, i 5 di spade e poi il 9 di bastoni. Tanta energia, fuoco, a voler dire che soprattutto nella prima parte c'è una spinta, un cambiamento, un qualcosa che può essere affrontato con fiducia e coraggio, perché indicando, una specie di movimento che poi può essere anche effettivo se state programmando di fare un viaggio, se lo farete proprio in questi giorni. Quindi ottimo momento per programmarlo per il futuro, ottimo momento per godere in pieno di questo passaggio. Proprio in riferimento alle relazioni più importanti ci sono degli alti e bassi, quindi una fase un po' più positiva, propositiva, dove si può accendere effettivamente sia la passione, sia l'ispirazione, sia proprio un forte coinvolgimento, e poi si può spegnere un attimino nel corso del mese perché ci sono delle cose che riguardano una conflittualità, un'incomprensione, forse di difficoltà di, vedere, le vostre priorità personali, e cioè che ci possa essere, piena connessione. Ricordo che il proposito, l'intenzione, le buone energie ci sono nella vostra parte principale, quindi questa bisogna capire se da parte vostra effettivamente c'è la predisposizione, c'è l'intenzione di trovare un compromesso, di andare incontro, oppure non siete più disposti a fare una cosa del genere, e allora può esserci questa conflittualità. La cosa può essere superata effettivamente. Il 9 di bastoni ci dice che comunque alcune sfide possono essere superate, è vero, con difficoltà, ma alcune cose sono giuste proprio per poter stabilire dei confini. Ovviamente bisogna riflettere attentamente su alcune cose, portare pazienza, concentrarsi sulle cose che funzionano e che devono essere costruite insieme. Quindi bando alle divergenze, appena sentite che c'è qualcosa che non va, magari il 5 di spade vi fa capire che deve essere sistemato un qualcosa a livello di incomprensione, di conflittualità, di divergenze di idee e di vedute. I single, ovviamente questo lo potete adattare, come vi dicevo, anche a un'amicizia o a un familiare. Per i single abbiamo una
un mese molto, molto interessante. È significativo il fatto che ci siano tutti arcani maggiori. Magari molti di voi sanno che quando c'è una dominanza di arcani, soprattutto maggiori, vuol dire che può essere un mese abbastanza importante per voi, a livello di rigenerazione, di purificazione delle vostre stesse energie, vuol dire proprio nella praticità di, relazioni, di conoscenze, un nuovo equilibrio. Magari, vi state preoccupando un po' di più di rigenerare voi stessi, di fare dei cambiamenti a livello graduale, di adattarvi ad alcune circostanze e quindi di procedere in questo modo. Se state frequentando una persona, allora c'è una fase di scoperta, di adattamento, pian pianino vi state dando l'opportunità di conoscervi, anche se ovviamente è un tipo di andamento molto, molto, lento, e quindi questo vi darà la possibilità di valutare come procedere. Se non c'è proprio nessuno, soprattutto alcune carte, la presenza del mondo e della luna può indicare una fase di incertezza. Magari c'è con, il mondo, come vi dicevo, un qualcosa che è legato di più alla conclusione di una fase, di lasciarsi indietro, soprattutto se vi state rigenerando da vecchie situazioni, da ferite, delusioni, cose che non hanno funzionato precedentemente. E allora quindi pian pianino sapete che dovete un po' riequilibrarvi per procedere e andare avanti. Potrebbe esserci qualche conoscenza che potrebbe essere proprio interessante. La luna ovviamente consiglia di non lasciarsi andare alle, illusioni, alle false speranze, di ascoltare il vostro intuito. Se vi sentite bloccati per paura ed incertezza per tutte le situazioni pregresse, allora ecco il momento giusto per cercare di superare, diciamo, queste paure e di mettersi in gioco in qualcosa di nuovo. Se invece probabilmente salta fuori qualcosa di interessante, comunque la luna in qualsiasi circostanza indica delle emozioni abbastanza forti che devono essere gestite soprattutto all'interno di noi, e quindi darci quella opportunità comunque di sognare, di fare un tentativo, però rimanere comunque fortemente ancorati a quelle che sono tutte le nostre esperienze, e consiglio tantissimo di ascoltare appunto l'intuito. Adesso procediamo con l'ambito, quello più materiale, del lavoro, delle finanze. Troviamo la regina di spade. Il re di spade è tanta aria, che è proprio il vostro elemento, che vi aiuterà a gestire alcune cose. Soprattutto la regina e il re può indicare una modalità di atteggiamento vostro, quindi entrambe si riferiscono allo studio, alla comunicazione chiara, all'essere abbastanza severi, nel senso di pianificare, di essere determinati, di essere anche un po' distaccati da alcune circostanze per concentrarvi solo sulle cose più importanti. Il re appunto consiglia di analizzare attentamente alcune cose e magari di fare ordine non solo nei vostri pensieri, soprattutto nelle questioni pratiche, e direi a maggior ragione se ci sono questioni legali, burocratiche, cose diciamo un po' fastidiose. Che ci sia un ottenimento, una vittoria, l'abbiamo visto sin dall'inizio dalle energie principali, e il carro appunto sottolinea che c'è una progressione, c'è affermazione, conquista, ottenere un riconoscimento o anche riuscire a prendere il controllo di alcune situazioni complesse. Anche questa può parlare di viaggio, quindi possibilità di muoversi. Io spero che sia assolutamente il vostro caso, che avete l'opportunità di fare una vacanzina o comunque di staccare un po' la spina, altrimenti può riguardare, diciamo, semplicemente il muoversi in avanti dei vostri obiettivi, delle vostre ambizioni, e quindi avere proprio chiarezza del vostro percorso.
con l'ottenimento, come vi dicevo già, dei risultati. Per quanto riguarda, chi è alla ricerca, magari chi vuole fare grandi cambiamenti, il re di bastoni indica che soprattutto all'inizio è, importante, fare chiarezza nei vostri pensieri, gettare le basi di un qualcosa, magari valutare attentamente se avete intenzione di assumere il controllo della vostra vita lavorativa e soprattutto della ricerca e, cercare più stabilità, più sicurezza. Questo è possibile, ovviamente il momento, richiede una fase di rivalutazione, soprattutto il 3 di spade, che in realtà non è una carta tanto positiva, però direi di non scoraggiarsi perché indica un momento difficile, un conflitto, un allontanamento, diciamo una specie di afflizione che non vi permette di condurre, la ricerca o di ottenere dei risultati proprio in questo momento. Ecco perché c'è bisogno magari di approfittare per fare ordine, nella prossima ricerca, quando le cose si andranno a sbloccare. L'8 di coppe alla fine indica già un cambiamento di direzione, quindi forse è proprio a questo che vi dovete preparare, lasciare andare tutto quello che è stato, lasciare andare quello che non ha funzionato, quindi allontanarsi da queste cose per attuare un punto di svolta che può essere determinante per voi. C'è superamento, c'è anche il fatto di darsi l'opportunità di ricominciare. E adesso infine vediamo i segni zodiacali da attenzionare nel vostro mese. Troviamo il Cancro, poi Saturno che è legato all'Acquario e al Capricorno, e poi infine troviamo l'Ariete. Quindi questi sono i segni principali. Il fatto che ci sia Saturno, ed essendo un oracolo astrologico, ci mette un po' in guardia da alcune situazioni, soprattutto di favorire quelle relazioni, quei rapporti dove c'è ispirazione, c'è spinta verso i vostri obiettivi, a superare i limiti, a non aver paura, a persone che si prendono le loro responsabilità e in qualche modo sono di aiuto e di conforto, e invece di lasciare andare quelle situazioni che sono un po' ambigue e pesanti. Non solo lasciare andare, ma almeno un attimino metterli da parte per cercare di privilegiare, come abbiamo visto sin dall'inizio, l'emergere delle vostre stesse capacità e quindi anche possibilità di concentrarsi solo sulle cose che vi fanno stare bene, solo sulle cose che vi fanno crescere ed evolvere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete non andate via, perché in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di luglio. Ciao!